Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o buongiorno a tutti perché quest'oggi col tweet di De Laurentiis buongiorno è ufficialmente un calciatore del Napoli, vestirà la maglia azzurra, ovviamente operazione conclusa, visite mediche fatte, parleremo un attimo del ritiro, dichiarazioni di Ugolini, giornalista Sky che ovviamente a ridosso del campo di Di Maro ci può dire la sua e possiamo capire qualche cosina in più. Greenwood perché sì e perché no. Ieri ci siamo confrontati nella sezione commenti e oggi ricostruiamo un attimo ciò che è stato perché è un calciatore chiacchierato, lo vogliono in tanti, non lo vuole nessuno, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete unirvi alla community attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Partiamo da Di Maro e poi andiamo nella situazione Greenwood. Ugolini ci fa sapere da Di Maro: il Napoli continua a investire sul mercato, segno che il presidente vuole rilanciare il progetto legato ad Antonio Conte. Oggi in campo si è fatto sentire parecchio l'allenatore. Era un po' di tempo che non si vedeva un lavoro così sulla parte atletica, palese la volontà del Napoli di rilanciarsi in maniera prepotente. Il Napoli prima di cominciare lavoro tecnico-tattico o esercizi individuali fa quasi, ovviamente è iniziato adesso il ritiro, però sta facendo quasi 5 km di corsa, un'oretta di corsa prima di fare esercizi individuali o parti tecnico-tattiche, segno che metteremo e mettiamo benzina nelle gambe per cercare di essere tirati al lustro per l'inizio del campionato che ci vedrà, auguriamoci, protagonisti. Ieri è stato provato un 3-4-2-1 con Juan Jesus, Rachmani e Rafa Marini nella linea di difesa, Mazzocchi e Spinazzola esterni con Caiusta e Gaetano al centro, ovviamente tridente tra virgolette d'attacco, Politano, Lindstrom e Osimhen che si è alternato con Simeone. Queste ovviamente sono le figure che sono state schierate, anche perché non ci sono tutti in ritiro, manca un bel po', diciamo, di forza lavoro, tra virgolette, perché chi è in vacanza, chi ha terminato l'europeo, eccetera, eccetera. Poi a Castel di Sangro ci riuniremo tutti insieme appassionatamente, anche se buongiorno e chiudiamo con il ritiro, potrebbe anche andare a Di Maro, forse non da oggi, non da domani, ma qualche giorno di ritiro a Di Maro se lo farà perché molto probabilmente Conte ha chiesto al difensore di rientrare un po' prima dalle vacanze, anche perché l'europeo non l'ha giocato proprio, si è allenato solamente, quindi potrebbe anche cominciare a ricevere infarinature tecnico-tattiche da Antonio Conte in quel di Di Maro, ma vedremo poi come si evolve la situazione. Allora, Greenwood perché sì o perché no? Facciamo un attimo il punto della situazione. C'era la Lazio, c'è il Marsiglia, c'è stato il Milan, ci sono state tante squadre, anche il fruttivendolo qui sotto che al limite lo vedeva come il ragazzo delle consegne, ma non se n'è fatto niente. Il Napoli su Greenwood, notizia che rimbalza da ieri, ma c'è secondo me una situazione trasversale in primis da andare ad analizzare, che è quella di Lindstrom col Marsiglia e con De Zerbi, ma vediamo perché il calciatore, a quanto si legge, si è preso tempo fino a lunedì per decidere sulla meta francese. Allora, a quanto si legge, il Marsiglia ha superato come squadre Lazio, Atletico Madrid e Valencia nella corsa dell'acquisto del giocatore. Un trasferimento al Marsiglia potrebbe portarlo ad unirsi con l'ex allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi. Greenwood ha preso tempo fino a lunedì perché? Perché ci sono delle dichiarazioni. Quando Greenwood sembrava ad un passo dall'Olympique Marsiglia, si è inserito il Napoli perché il giocatore ha messo in stand-by i francesi, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il giocatore però si è preso alcuni giorni di tempo fino a lunedì per riflettere sul suo futuro e decidere il da farsi dopo le dichiarazioni del sindaco di Marsiglia. Quali sono le dichiarazioni? Sono queste. Il comportamento di Greenwood è indescrivibile, inaccettabile. Picchiare sua moglie. Ho visto immagini che mi hanno scioccato profondamente. Non voglio che il mio club si riempia di vergogna. Non c'è posto per coloro che commettono questo tipo di crimini. Sottoscrivo e sono assolutamente d'accordo. Per me situazioni del genere, ovviamente, se verificate, testate, denunciate, possono anche andare a parità di livello con squalifiche per doping. Quindi
prendi il calciatore, comportamenti inauditi questi, lo squalifichi o non gli fai vedere il campo per tot tempo o mai più, poi decisioni che prenderanno gli organi di competenza nel caso lo si volesse fare, ma non si fa. Ovviamente, a quanto ho letto, la situazione giudiziaria per quanto riguarda Greenwood non presenta particolari pericoli per il semplice fatto che la denuncia della stessa moglie è stata ritirata. Poi bisogna vedere perché è stata ritirata, povera donna, chi lo sa se poi ha dovuto ricevere ulteriori maltrattamenti prima di ritirare la denuncia, ma ovviamente sono situazioni extracampo che vanno però considerate. Detto questo, dal punto di vista tecnico-tattico sarebbe un grandissimo colpo. È vero che è stato discontinuo all'inizio, praticamente diciamo che lo score di Greenwood allo United dal 2018 con 129 partite, 35 gol e 12 assist, che parliamo di 47 match su 129 dove diciamo hai marcato il cartellino. Il 22enne ha poi salutato il Manchester United per fare tappa in Liga. In Spagna 36 presenze col Getafe, 10 gol e 6 assist nella stagione 19-20, quando aveva invece 18 anni segnò 17 gol con il Manchester United. Numeri da record, si legge, per un calciatore di grande talento. Siamo d'accordo, siamo d'accordissimo sui numeri, può essere un calciatore di grande talento, ha un grandissimo strappo, ha una tecnica, non voglio dire sopraffina, ma un'ottima tecnica, schierabile sia a destra che a sinistra, in attacco anche perché è un ambidestro e quindi potresti avere il vice Guara in squadra, potresti avere diciamo qualcuno su cui puntare a destra, ma deve uscire qualcuno da lì, ed ecco che arriviamo alla situazione Lindstrom e l'incastro col Marsiglia, che potrebbe essere una soluzione. C'è De Zerbi al Marsiglia, De Zerbi è un estimatore di Lindstrom, quindi potrebbe, diciamo, in questo circolo tra virgolette vizioso, potrebbe andare a finire così: Greenwood al Napoli, Lindstrom lo vende al Marsiglia, 25-30 Greenwood e 30 Lindstrom, patte e pace, investi e diciamo vendi e compri, stessi prezzi, ci rimetti praticamente niente, però porteresti a Napoli un calciatore da gestire. È vero che abbiamo letto che Conte lo conosce bene, però a me queste situazioni extracampo, che poi sono gravi, non sono diciamo situazioni che tu le accantoni, dici vabbè, tanti chi le si è rubata la merendina, lo fanno tutti, Marachelle da giovani. Qua parliamo di violenza e la situazione non va bene assolutamente, anche perché se hai problemi tra virgolette psichici, perché comunque Greenwood credo che sia al 100% integro, però se poi ti vengono queste turbe mentali e sei un tantino instabile, non ne abbiamo assolutamente bisogno. Greenwood sì o Greenwood no? Lo chiedo a voi. Lo volete a Napoli? Lo vorreste a Napoli o no? Io voto per il no, anche perché bisogna prima vedere molto probabilmente chi parte, perché al di là di Lindstrom potrebbe partire anche un papabile Politano, visto che il rapporto con Conte del passato, poi può darsi che sia finita quella diatriba e quel non stimarsi forse tra persone, ma comunque deve partire qualcuno. Non è che prendi a Greenwood e facciamo come la difesa, abbiamo 60 centrali e poi ne dobbiamo vendere 54. Quindi credo che si faccia prima qualcosa in uscita, nel caso si possa fare, e poi si va a vedere dove parare e se parare su questo calciatore. Io personalmente voterei sì, senza le vicissitudini extracampo, ma sì domani, per quanto riguarda ciò che potrebbe dare, l'esplosione che ha comunque in ripartenza, e ti lascia sul posto, veloce, rapido, due piedi, tutti e due buoni,
una discreta visione di gioco, anche se lasciandoti sul posto Greenwood se ne va in porta, quello è il calciatore, strappo, dribbling e arrivederci e grazie. Sarebbe un acquisto che aumenterebbe sicuramente il valore tecnico della squadra che lo compra, che sia il Napoli, che sia il Marsiglia, che sia una Lazio, eccetera. Però non riesco a sorvolare sulle questioni extracampo perché poi quando si parla di violenza domestica non diamo buoni più, si dice a Napoli, non diamo buoni più e meglio di no. Meglio di no, questo matrimonio non sa da fare. Per quanto mi riguarda, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Iscrivetevi se volete al canale e alla nostra community. Ciao!